Ecco qua, Lecato, un sistema wireless che ho scoperto un anno fa, le uso da un anno, vanno bene, le ho usate anche intensivamente e vanno bene. Non sono sponsorizzato, me le sono comprate ancora quasi un anno fa e posso dirvi che vi consiglio, come sempre nel mio canale cerco sempre di abbinare la tanta resa con poca spesa, e questo è un esempio classico. Questi trasmettitori vanno bene, non mi hanno mai dato un problema, li ho usati anche molto intensamente. Ho usato questi trasmettitori per fare gli ultimi 15-20 video, anche di più, adesso non ricordo bene, però li ho sempre usati. Forse non ve ne siete accorti, non c'è alcuna differenza con il cavo. Da quando li ho comprati i miei cavi fanno un po' la muffa, nel senso li uso molto poco perché non c'è alcuna differenza, e potete sentire molti video in cui ho usato questi trasmettitori anche con chitarre veramente scarse, perfino con il kit della Harley Benton, quello, non so se riuscite a vederlo. Comunque non hanno nessun effetto sul suono, si va da Dio. Io da quando li ho è una comodità estrema che consiglio a tutti. Non seguite le sirene, cioè More, Boss o X-Vive o altri ottimi sistemi che però costano il doppio, il triplo, il quadruplo addirittura, e non cadete in tentazione. Voglio prima, cioè ve lo dico proprio spassionatamente, no? Questi trasmettitori vanno molto bene, non vedo perché bisogna spendere 3 volte tanto per avere la stessa resa. Hanno 30 metri di range, che poi testandoli alla fine sono 10-15 reali. Se si va sui 20 metri già il segnale ha qualche diciamo debolezza. Hanno 8 ore di autonomia, e queste sono reali perché le ho testate più volte. Anche dopo quasi un anno tengono benissimo anche le 7-8 ore anche di uso abbastanza intensivo. Cosa posso dire? Ho fatto un video quasi un anno fa, così un po' in fretta, infatti l'ho tolto quasi subito perché non se l'è cagato nessuno. Però lo ripropongo adesso perché mi sembra giusto anche dare una giusta vetrina a questi trasmettitori. Ce ne sono di vari tipi della Lecato. Io ho preso questi che costano sui 46 o 48 euro, non ricordo bene. Quando li ho presi io addirittura costavano anche meno, e non me ne pento, anzi nel caso si rompessero me ne prendo altri 2, non è un problema, e resto sempre sotto al prezzo di quelli che vi ho citato prima. Ecco, userò qualche spezzone di quel video, ma voglio che capiate che questi trasmettitori vanno bene. Ecco, sono un maleducato perché io apro sempre i miei video dicendo benvenuti o bentornati al mio canale. Infatti ve lo dico ora, benvenuti o bentornati al mio canale. I bentornati sono ovviamente super benvoluti da me perché sono già stati sul mio canale. I benvenuti sono altrettanto benvoluti, soprattutto se si iscrivono al mio canale. Fatelo ora, a voi non costa niente, a me dà un aiuto veramente grande, e anche magari se cliccate sulla campanella restate sempre aggiornati, e anche un like. Mamma, un lavoraccio proprio, 3 click dovete fare. Ok, andiamo un po' a parlare di questi Lecato. Ecco, non sarà un video lungo, ve lo dico già.
Per gli amici leoni da tastiera, che sono sempre in agguato col ditino, è impossibile che durino 8 ore, sono di plastica, appena cadono si rompono, guarda, ecco, ma se suoni in gruppo si sovrappongono alle altre frequenze, non è vero, dopo 10 metri perdi il segnale. Allora, lasciate, io li ho da un anno, penso di avere abbastanza cognizione di causa. 8 ore ci sono, 8 ore, chiaro, dipende, se tu passi 8 ore a suonare costantemente, vabbè, diventeranno 7-6 ore. 8 ore durano comunque, se tu suoni, magari ci suoni sopra un'ora, poi le spegni, poi il giorno dopo un'altra ora, insomma te le fai 8 ore sicure. E poi il fatto che sono di plastica, cioè, qual è la novità? Perché i Moer o i X-Vive sono di ferro, sono di plastica. La plastica è una plastica dura. In un anno mi sono caduti, vi posso assicurare, una decina di volte, non è mai successo niente. Ecco, chiaro, se li butti giù dal terzo piano probabilmente si rompono come tutti gli altri. Ecco, vanno bene. Il discorso frequenze è un'altra stronzata, perché si possono accoppiare in differenti frequenze, mi sembra 4, per cui se il bassista o ha un'altra, o il secondo chitarrista ha un'altra frequenza, ha la tua stessa frequenza, scusate, tu ne scegli un'altra ed è risolta lì la questione, insomma. La distanza, come ho detto, fino a 15 metri tiene bene il segnale, poi comincia a indebolirsi, ma questo capita un po' a tutti, insomma, dopo i 15 metri è difficile. D'altra parte, suonare in un palco dove il tuo amplificatore è a 15 metri, a me non è mai successo, come ho già scritto prima, ma non so a voi. Se succede che andate a suonare, non so, a San Siro o in mega palchi, lì di certo non andate con questi o con i Moore o con chissà cosa, lì ci vuole qualcosa di assolutamente professionale. Però diciamo, per suonare nell'ambito del 95-99% dei casi, questi vanno più che bene, come gli altri. Non sto denigrando gli altri, sto solo dicendo che questi vanno bene, ecco. Per cui leoni a tastiera, state calmi, fa caldo, fa molto caldo, non vale la pena spendere energie per dire cose che non sapete ma pensate di sapere. Ecco, per cui dai, calmini, stiamo bene, vogliamoci bene, ecco, noi andiamo avanti, con voi o senza di voi. Sì, ho interrotto un attimo per andare a tagliarmi i capelli, guardate, quei pochi capelli che mi sono rimasti, che figo che sono. Ecco, beh, molto semplice accenderli, chiaramente qui hanno le prese USB per caricarli, arrivano come avete visto con il loro caricatore, si accendono, lampeggia, vedete, lampeggia perché non ha ancora accoppiato. Se io accendo anche il ricevitore, ecco, questo è il trasmettitore, questo ricevitore, insomma si possono accendere indifferentemente l'uno dall'altro. Ecco, quando sono accoppiati la luce è blu e resta fissa. Quando si sta scaricando la luce diventa rosa, poi arancio e poi muoiono. Ecco, questa è veramente semplicissima. Io da quando li ho veramente ti cambiano la vita, non hai più cavi che si intorcigliano dappertutto, che si muovono, che ti alzi e ci prendi dentro con la sedia. Insomma, è un'altra vita. Io vi consiglio, vabbè, prendetevi la marca che volete, ma con i trasmettitori si sta veramente da Dio, insomma, non ci rinuncerò più. Ecco, tornando al discorso della distanza, vi ripropongo il video che ho fatto a suo tempo, in cui da questa stanza esco nel pianerottolo dove ci dividono 2 pareti e scendo addirittura nel piano sotto, per cui oltre c'è anche il pavimento, pareti, c'è un po' di tutto.
e chiaramente nel piano di sotto il segnale comincia a dare un po' di problemi. Poi una volta che torno su, ma già andando sul pianerottolo, che sicuramente sono 10-15 metri, però con 2 pareti in mezzo, il segnale resta ancora buono, per cui quello che dico, sapete, è provato, non mi invento nulla. Andiamo a vedere. Allora, siamo pronti. Qui c'è il trasmettitore e qui il ricevitore. Allora possiamo partire e andiamo. Ecco, in camera nessun problema, ovviamente. Mi allontano, qui sono in entrata, ci sono già 10 metri abbondanti più 2 pareti, no, una parete, scusate. Qui esco nel pianerottolo, per cui ci sono 2 pareti e 15 metri sicuri. Mi allontano, scendo le scale, i metri diventano 20-25, il segnale ovviamente sparisce, ci sono le 2 pareti. Torno sul pianerottolo e tutto riprende tranquillamente, senza problemi. Ecco, tanti saluti anche dal mio bimbo. Avevo detto che sarebbe stato un video corto, vabbè, sono stato di mezza parola, insomma non è enormemente lungo, però non è neanche cortissimo, ecco, scusate, mi lascio trasportare ogni volta. Comunque dai, avete capito che questi trasmettitori, a mio parere, poi ognuno ha il suo, sono un buon affare. Sono ovviamente snodabili, questo non l'avevo detto, snodabili, vanno bene per le Telecaster, per Stratocaster, Gibson, Gretsch, tutte le chitarre che volete, insomma potete usarli tranquillamente. Vabbè, mi metto adesso qualcosa che ho suonato in questi mesi, sempre con questi aggeggi. Per cui il video finisce qui. Spero vi sia stato utile e speriamo di vederci alla prossima, anzi sono sicuro. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mi date una grossa mano. Ciao, alla prossima.